Ciao a tutti, siamo Davide e Franco. Oggi prepariamo la salsiccia con funghi e scamorza affumicata. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, un'idea un po' sfiziosa, dico bene Franco? Sì, ogni tanto ci vengono delle idee un po' strane, però secondo me è molto gustosa e noi l'abbiamo pensata così, vi diciamo gli ingredienti, dico bene? Sì, insomma, tanto diciamo che è una ricetta da fare a casa, no? A livello casalingo. Certo. Quando avete voglia magari di fare qualcosa di sfizioso a casa tranquillamente con quello che viene usato, la potete fare tranquillamente. Dopo potete aggiungere o meno elementi, insomma, in base ai vostri gusti, no? O diciamo quanto... Sì, allora facciamo la classica salsiccia, la base è la salsiccia, quindi abbiamo un 600 grammi, noi facciamo così, 600 grammi di coppa, 600 grammi di prosciutto di maiale e 400 grammi di pancetta fresca, ok? La parte un pochino più grassa per la salsiccia. Per quanto riguarda il ripieno, dico bene, noi metteremo, ho dei funghi porcini, erano sott'olio, sono trifolati sott'olio, quindi sono già un po' conditi, staremo attenti un po' alla concia della salsiccia. Esatto. Comunque abbiamo 300 grammi di funghi porcini ben sgocciolati, attenzione che faranno un po' d'acqua. Poi mettiamo la scamorza, una mezza scamorzina affumicata, quindi 125 grammi perché intera è 2,50, e poi avremo bisogno di pane grattugiato, qualche cucchiaino, andremo a mettere 2 cucchiaini per chilo, per andare un pochettino ad asciugare il discorso dei funghi. Esatto, perché il fungo in cottura perde molta acqua. Allora è un peccato perché visto che sono sott'olio e hanno sapore, insomma, con il pane grattugiato lo andiamo a trattenere all'interno e insomma diventa molto più buona, molto più saporita. Esatto. Dopo c'è il solito... C'è la concia che mentre che la spargiamo diciamo poi la concia. Ok? Lasciamo un po' di suspense. Ok. Allora mentre tu tagli mi riduci a pezzettini questo qua, io taglio un po' a pezzettini la scamorza, così facciamo qualcosa un po' per uno. Sì. E poi andiamo a macinare il tutto. Sì. Macineremo con una piastra dell'8, sì, con i buchi di 8. Sapete perché? Perché ho lasciato di là quella del 6. Ovvio. Però va bene anche dell'8. Sì. Anche dell'8. Io difficilmente macino più sottile, a me piace sentire la granulometria della carne proprio in bocca. È proprio... Ok, quindi inizio a mettere qua dentro. Sì. Non l'abbiamo mica detto, maciniamo tutto assieme. Sì, ok. In maniera di amalgamare... Difatti avevamo pensato di fare metà funghi macinati, esatto, e metà funghi mescolati nell'impasto, però secondo me è meglio macinati tutti perché così la carne prende più sapore, esatto, e poi il fungo probabilmente è fuori dal budello. Ma anche l'impasto diventa tutto omogeneo, non si vedono dei pezzettoni di un coso, pezzettoni di un altro. Dopo a chi piace lo può fare metà macinato e metà intero. Quindi mettiamo i funghi dentro, tutto in una volta. Vado a macinare, naturalmente basterà una volta sola e poi andremo a impastare. Profumo, io adoro i funghi porcini, io vado matto proprio per i funghi porcini. Ti lascio a te la concia allora abbiamo fatto, normalmente cosa facciamo? 14 grammi? Almeno io faccio 14 grammi per chilo la salsiccia da cuocere. Di sale, attenzione. Di sale. Perché a me non piace troppo saporita, oltre, dopo c'è da mettersi la bottiglia al collo, a me non piace niente. Comunque 14 grammi a mio gusto sono sufficienti. Poi un grammo e 20 di pepe? Sì, il pepe si può anche metterne qualcosina in più che ci sta. E poi noi abbiamo messo l'aglio in po'. Allora, le dosi sono, abbiamo messo 24 grammi di sale, noi usiamo il medio marino per il quantitativo, che sono 2,7 kg di carne, esatto, quindi abbiamo fatto 24... 1,7 kg. Scusate, 1,7 kg di carne. Sì.
e abbiamo fatto 24 grammi di sale medio marino di Cervia e 2 grammi e mezzo di pepe e in più 3 cucchiaini da caffè di aglio in polvere ed è tutto lì dentro. Allora, noi qua non mettiamo il vino perché già è bella umida, quindi andando a mettere il vino diventerebbe proprio troppo lavata. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo deciso di aromatizzare con l'aglio in polvere e che va a asciugare un attimino anche lui un po' l'impasto. Niente, noi adesso mettiamo 3 cucchiaini per chilo di pane grattugiato. Tanto mescolo, Sì, vada. Ne mettiamo 5 perché ovviamente sono 7, 4, 5, ma io ne metterei anche un altro, tanto non gli fa mica male. 6. Su 1,6 kg abbiamo messo 6 cucchiaini di cosa. Prego. Voilà. Andiamo a mescolare. La potete aromatizzare come volete, potete aggiungere salsa al tartufo, potete aggiungere prezzemolo, potete insomma personalizzarla come meglio. Anche se, perché se nei commenti non scrivetemi se si può stagionare. Non si può stagionare. No, questa qui va mangiata solo cotta. Sì, questa qui è proprio una sfiziosità. Voi non vi immaginate neanche il profumo che si sente adesso. Mi è venuta voglia di funghi porcini proprio. Sì. È proprio anche la consistenza che è proprio bella. Sì. Quindi adesso ho mescolata bene in maniera che il sale vada un po' dappertutto, come la classica salsiccia. Intanto che tu mescoli io preparo l'insaccatrice. Bellissimo. E andiamo all'inserimento, inseriamo la pallottola. Esatto. E prepariamo l'insaccatrice, come dicevo, insaccatrice verticale, comoda anche per chi ha poco spazio. Questa qua è veramente veramente comoda. Sì, proprio prende pochissimo spazio, è proprio a livello domestico con l'insaccatrice lì. Allora, siamo arrivati alla fase dell'insacco naturalmente. Esatto. Noi usiamo un'insaccatrice perché ce l'abbiamo comoda. Chi è a casa e vuole provare a farla a casa può utilizzare anche soltanto il becco che si trova tranquillamente su internet, con molta calma e pazienza si mette lì, infila la carne a mano come si si ingegna un po' in questa maniera, lo usa come imbuto, diciamo, ecco, per riempire il budello. Noi siamo comodi e utilizziamo questa qua. Sì. C'è da dire che a casa insomma non si fanno dei gran quantitativi, quindi si può usare benissimo quel sistema lì. Il coso, diciamo, l'imbuto dell'insaccatrice lo vendono su internet, ci sono vari calibri, insomma, in base a quello che serve, calibro più piccolo per la se no c'è anche chi usa la pistola per i dolci. Anche la pistola per o anche la sacca posa, ma solo che la sacca posa esplode, tende a esplodere. Beh, comunque insomma bisogna ingegnarsi in qualche maniera. Allora, budellina, questo qui è calibro 36-38. Ovviamente questo qui l'abbiamo preso alla Labonat, okay? Sono matasse da 20 metri e ogni metro di questa budellina qui, calibro 36-38, ci stanno dentro 2 kg di carne. Una matassa è così? Una matassa, questa qui è una matassa intera. Se lo vuoi far vedere, alzarla tutta. Questa qua è una matassa sotto sale? Sotto sale, vengono vendute sotto sale. Con una matassa fate circa 40 kg di carne. Ma poi dura, perché questa qua se poi lo mettete in un sacchettino con il sale dentro. Esatto. Quella che non utilizzate la rimettete sotto sale, ci sta anche 2 anni sotto sale. L'importante è che non la mollate. Esatto, una volta mollata insomma è meglio usarla. Ecco, quindi sapete che se avete 2 kg di carne ne tirate fuori circa 2 metri, no? Senti, no, ti faccio una domanda. 1 metro, 2 kg, scusa. Ti faccio una domanda. Si può surgelare? Allora sì, si può surgelare, ma non è una gran roba, è meglio mettere sotto sale in un barattolo in frigo. Durano, una volta sono già trattate, già salate, c'hanno dentro già il suo sale, quindi non bisogna dissalarle, perché una volta dissalate insomma potrebbe creare dei problemi, e né tantomeno se vi rimane un po' di budellina bagnata andarla a mettere assieme a quell'altra che è salata. Questa qui è un'operazione che è sbagliatissima. Tu adesso cosa ci hai fatto? Io l'ho lavata con prima acqua fredda per dissalarla, dopo gli ho dato un colpettino sotto il lavandino con un po' di acqua calda per renderla un po' più, diciamo, elastica, in maniera che non si rompa quando l'andremo a legare. Ecco, non foratela questa qua. Questa qua non va forata, perché sennò tutto il liquido, il succo dei funghi va fuori. E anche il formaggio in cottura. Anche il formaggio in cottura. Vada, Beh, vai. Ovviamente non la riempiamo troppo perché non l'andremo a legare con la corda, ma l'andremo
a legare tradizionalmente a mano come si faceva una volta. Ecco, una volta imbudellata potete legarla con la corda, noi facciamo solo dei nodini a mano. Ma sì, perché a livello casalingo insomma si fa meglio così. Se non siete molto pratici a legare con la corda come me, vedo, così è il sistema più semplice, certo, a livello amatoriale. Okay? Niente, si prende la metà, si dà un girotto e poi dopo si fanno le salsicce normalmente. Si va a intrecciare, si lega a nudo. Una cravatta? Esatto, come una cravattina. Vedete? Adesso questa qui magari la lasciamo un po' intera. Questa qui andiamo a fare così. Ecco qua allora. Salsiccia pronta, adesso non ci resta altro che aspettare un paio di giorni. Un paio di giorni in frigo in maniera che le spezie e gli aromi penetrino bene dappertutto. E poi questa qui è pronta alla cottura. Non forate, mi raccomando, perché ovviamente sennò se ne esce tutto e dopo potete mangiarla come meglio credete. Sì, ci sta. Allora, se io me ne preparo 1 chilo ma ne mangio solo 2 nodini, come la conservo con l'altra? A quell'altra o la cuoci e la metti via in freezer, perché se va messa via in freezer la roba è sempre meglio cuocerla, o altrimenti bisogna mangiarla alla svelta. Allora diciamo gli diamo una shelf life di 4 giorni al massimo, compresi i 2, compresi i 2 di attesa. Esatto. Quindi dopo i 2 giorni lasciata ferma un attimo per farla insaporire. Adesso voi la vedete molto bianca, ma già domani cambierà colore, diventerà più rossiccia, esatto, proprio come la salsiccia, e dal giorno dopo potete mangiarla anche adesso, per l'amor di Dio, però c'è il rischio che si sbricioli, che magari non sia ancora, avete dei punti, insomma non è ben... Vabbè, ma è anche l'aroma, insomma, meglio che... Sì, bisogna aspettare, dai, un paio di giorni bisogna aspettare, poi la fate al tegamino, insomma come volete voi, comunque al massimo 4 giorni di durata, perché sennò dopo va a male. Conservatela in frigo naturalmente questi 4 giorni, esatto, questi 4 giorni è da conservare in frigo, e possibilmente non tutta ammassata. Sì, no, beh, adesso chi la fa a livello amatoriale casalingo insomma se ne fa poca alla volta, non c'è bisogno che fate delle quantità per dopo andarle a stoccare in freezer e mangiare della roba vecchia, insomma fatevene un poco alla volta, visto che non serve tantissima attrezzatura o tantissimo materiale, perché con 1,5 kg di carne ne fate 2, 4, 6, 8, 10 salamelle con 1,5 kg di carne. Bene. Quindi fate poco alla volta e mangiate sempre fresco, che è meglio. Allora vi faccio un quesito, diciamo. La Labunat che vedete qua nel secchio, che poi è quella che ci ha fornito il budello, le ringrazio la Labunat che ci ha dato il budello proprio per questa occasione, che è la ditta che fa budelli, una delle ditte più grandi in Italia, anzi forse è la più grossa in assoluto. Ci ha chiesto qualche video sui budelli, ci darà una trentina di budelli. Sì, diciamo 30 tipologie diverse di budelli, e per fare dei video per spiegare ogni peculiarità di ogni budello. A cosa serve, grammatura, peso, molto utile per chi fa i salumi fatti in casa. Capisco che magari per qualcuno potrebbe essere scocciante, vi chiedo di mettere sotto i commenti se avete voglia di vedere. Naturalmente non sarà un video unico con 30 budelli, faremo dei video a step con magari 3-4 budelli per video dove spieghiamo a cosa servono. Esatto, diciamo che c'è una scheda tecnica dove c'è scritto qual è quello che si può cuocere, quello che non si può cuocere, che resistenza ha la budellina alla cottura, sì, quanto può rimanere la budellina in stagionatura. C'è tutta una scheda tecnica che effettivamente nessuno ha mai spiegato, e essendo a casa, certo, si prende la roba ma si va un po' a mosca cieca, quando invece viene fatta un po' di formazione è meglio, no? Si sa come ci si deve comportare in base alla tipologia di budello che si usa e cosa serve quella tipologia, certo, di budello. Bene, allora scrivetemi nei commenti se avete piacere di vedere questi video, tanto io li faccio lo stesso, quindi no, sì, se vi fa piacere, insomma, magari non li metto tutti di fila, ne facciamo uscire uno, sì, ma sì, dai, diciamo che una volta ogni 10 giorni, una volta a settimana, tanto per rimanere in compagnia anche d'estate, per far vedere insomma, sì, come si può affrontare la prossima stagione invernale, dai, diciamo.
Bene, allora Franco ti ringrazio, vi ricordo Una cosa. Scusa. Il gruppo, mi raccomando, Salumi Italiani Segreti del Norcino. Seguitemi sulla mia pagina Facebook e anche sulla pagina del gruppo. Ok? Qui trovate tutte le ricette che volete con della gente che è veramente esperta. Ok? Foto, video, un sacco di cose. Video, cose nuove che non avete mai visto da nessun'altra parte, video molto costruttivi che vi faranno vedere insomma come iniziare un percorso diciamo da nuovi norcini, no? Ecco. Bene, cioè se uno vuole imparare lì, Ecco, anche qui se volete. sì, qua siamo a casa, questa è la casa del salume. Cioè, infatti gli ho chiesto con lui di fare questi video qui con i budelli perché a parte il fatto che ha 160.000 iscritti, quindi c'ha una visibilità che è enorme, no? E fa piacere questa visibilità perché insomma si fa vedere effettivamente le cose come vanno fatte, quindi chi meglio di Davide. Allora, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, seguitemi anche sugli altri social. Da Davide e Franco un saluto, alla prossima video ricetta. Ciao!